Buonasera, sono Giorgio Poggio, amministratore delegato di Aprile UK. Oltre a questo ho anche la funzione di Director alla Camera di Commercio e Industria Italiana qui a Londra. Molto bene, stasera parliamo di tasse, di cosa succede quando si importa la merce in UK, qui in Inghilterra. Tendenzialmente parliamo di dazio IVA, ma anche di accisa. Vorrei innanzitutto focalizzarmi su un concetto. L'accordo tra Europa e UK prevede la preferenza daziaria. Significa che le merci prodotte in Italia non subiscono il costo del dazio al momento dell'importazione in UK. È necessario per tutti gli esportatori l'iscrizione al REX di cui abbiamo già parlato in video precedenti. Sappiamo anche che fino al 30 aprile c'è una proroga all'iscrizione e quindi basta utilizzare un'autocertificazione. Vi possiamo inviare scrivendo a brexit@uk.aprilenet.com in formato PDF. Il punto focale del video di stasera è l'IVA. Nell'importazione in Inghilterra e quindi nel Regno Unito l'IVA può essere differita al pagamento mensile e trimestrale dell'azienda stessa. Significa che invece di pagarla in entrata in UK verrà traslato nel tempo questo pagamento alla dichiarazione IVA mensile o trimestrale dell'azienda stessa. Questo è un grande vantaggio. È un grande vantaggio perché non implica l'utilizzo del deferment account, quindi del conto differito presso la dogana degli spedizionieri o degli operatori doganali. Attenzione, perché la stessa cosa non accade in Europa, tant'è vero che nel momento in cui invece la merce viene esportata dall'Inghilterra ed importata in Italia, alla dogana in entrata in Europa si dovrà effettuare, quindi finalizzare l'operazione di importazione pagando IVA, in questo caso il dazio, come abbiamo detto, non ci sarà perché la merce probabilmente sarà prodotta in Inghilterra e conseguentemente avrà preferenza daziaria, in quanto vige il concetto di reciprocità. Per quanto riguarda l'accisa, invece, è una tassa che colpisce la produzione di alcuni beni, in particolare tabacchi e alcol, quindi è una tassa che viene imposta da tutti gli stati per ridurre il consumo di prodotti che se consumati in abbondanza possono essere nocivi, e qui gli inglesi hanno da ridire in particolare sull'alcol. Però detto questo, questa è un'imposta che viene pagata nel momento delle importazioni qui in UK, o il pagamento viene trasferito al momento in cui l'alcol andrà in consumo. Per far ciò c'è la necessità di avere un magazzino doganale dove contenere il vino o l'alcol fino al momento della sua distribuzione al consumatore finale. Il dazio invece è una tassa che viene imposta dal governo centrale, in questo caso dal governo britannico, a scopi protezionistici. Il dazio va a proteggere la produzione locale di un determinato bene. Con questo è tutto, ma prima di concludere voglio dirvi che se avete delle domande, se avete delle situazioni particolari dove vorreste avere più chiarezza dal punto di vista doganale o dal punto di vista dei trasporti, non fate altro che chiederlo nei commenti o scrivendo a brexit@uk.aprilenet.com. Colgo l'occasione per ringraziarvi, siete sempre tantissimi a guardare i miei video, grazie, ne sono molto orgoglioso e non mi resta che dirvi ciao!